E adesso possiamo mettere da parte finalmente il calciomercato e concentrarci sul campo, su quello che è successo e su quello che succederà, non nei prossimi giorni perché c'è la pausa nazionale, ma poi finalmente si parte. Io le prime 2 giornate le vedo sempre un po' come una sorta di riscaldamento, no? Accendi il motore sostanzialmente, però ci sono già delle indicazioni e soprattutto direi che già alle porte si presenterà un Juventus Inter che, ve la butto là, potrebbe già essere, no? Non dico decisivo, è impossibile che sia decisivo dopo 3 giornate, ma impattante, no? Ti può dare già delle chiare idee su quello che sarà il futuro di Inter e Juventus? La butto là e poi ovviamente quando ci arriveremo proviamo a dare anche una risposta. Dexter, che stai facendo? Che stai facendo, Dexter? Che stai facendo? Non lo so, eh. Boh, sentite questo rumorino? Il cane che sta girovagando. No, vabbè. Vabbè, ci deve essere sempre qualcosa a turbare la mia psiche, sempre, ovviamente. Signori, buongiorno, buongiorno signori miei. Ne parliamo e come se lo facciamo andando a valutare la classifica, le prime 2 giornate, punto per punto, posizione per posizione. Valutiamo tutto. Prima, come al solito, vi invito a lasciare un like sempre per rimpolpare, no? In qualche modo le mire dell'algoritmo, no? Rispondere presente. Se volete iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti. A proposito dei prossimi contenuti, non lo so. Non lo so, in questi giorni magari, visto che non l'abbiamo, almeno io nel mio caso non ho fatto la mazza, forse mi distacco un po', vedremo, non lo so, ovviamente poi seguiremo la nazionale, ma questi giorni io so soffrire, io sono il tipo che non è che devo caricare per forza qualcosa, se non c'è qualcosa che mi passa per la testa, non ho preparato una mazza, quindi vediamo, però rimanete connessi, ovviamente come sempre, vi ringrazio per il continuo apporto su tutte le varie piattaforme social, vi ricordo anche il gruppo Telegram dove state crescendo, dove siete fantastici ovunque, quindi tutto in descrizione, grazie ancora, grazie davvero. Allora, questo video solitamente dura molto, quindi cercherò di essere sintetico e partiamo subito. Andiamo ad affiggere, ad apporre la classifica con le prime 2 giornate. Io così non vedo una mazza, me le vado a guardare sul computer ovviamente. E partiamo dalla parte bassa della classifica. Sì, la vedete? Certamente sì, assolutamente sì, e la guardiamo insieme. Sicuramente non è partito bene il Sassuolo, ma non lo dico soltanto per le 2 sconfitte, ci può stare la prima con il Napoli, anche se poi, a differenza della partita col Cagliari, no, se penso al Napoli, il Cagliari comunque ha dimostrato solidità, gliel'ha fatta sudare assolutamente, no? È rimasto vivo per tutta la gara. Il Sassuolo è come quasi se non avesse proprio una sconfitta quasi remissiva, e poi ha perso anche quello che teoricamente, ma anche in pratica, perché no, uno scontro diretto per la salvezza, anche se oggi la Cremonese lotta per lo scudetto. E quasi non sembrerebbe neanche una battuta se pensiamo all'Leicester, a proposito di Leicester, a, a, a Vardy, no? Che è stato il neoacquisto della Cremonese, quindi corsi e ricorsi storici. Però molto male la Sassuolo, molto male, anzi io Sassuolo, ecco, non ricordo una mazza, ma se c'è una cosa che ricordo è che il Sassuolo, ho pensato, questa squadra si piazza tranquillamente a metà classifica, perché è una squadra che comunque mantiene la scocca, no? Quei giocatori che poi fanno la differenza, Lorientè, Berardi e compagnia cantante, eppure molto molto male, sono sicuro che si risolleverà. Magari non farà la stagione da metà classifica come aspettavo io, ma certamente non penso che faccia una finale. Però attenzione perché questa partenza onestamente mm, tiepidina. Se poi, come abbiamo visto nell'anno in cui retrocedettero, le cose iniziano a andare male, poi non ci vuole nulla, non ci vuole nulla. Certamente non me l'aspettavo. E poi ragazzi vediamo una sfilza di uno, no? Un punto per il Toro, per il Verona, per il Lecce, per il Parma, per il Genoa, per il Cagliari e per il Pisa.
Io adesso non ricordo le squadre, no, che avevo selezionato, no, avevo scelto e avevo pronosticato come possibile retrocesse. Di certo mi ricordo il Pisa e mi pare Parma Lecce? No, Parma Verona, credo, credo onestamente sì, perché Lecce ho detto magari Difra ce la farà a non farli retrocedere. La prima, quella sfida che ci prova ogni anno a non far retrocedere una squadra e poi mai ci riesce. Magari quest'anno sarà l'anno buono. Di certo il Verona l'ho visto male con la Lazio, molto 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 male con la Lazio. Il Toro l'ho visto molto molto male con l'Inter, poi magari con la Fiorentina, il Toro qualcosina, no? Qualche segno di vitalità, di vita l'ha mostrato. Eh, Però tra queste squadre, quelle che ho visto meglio sono il Pisa. Il Pisa comunque molto bene sia con l'Atalanta nel primo tempo e poi nella seconda giornata con chi ha giocato il Pisa? Con la Roma appunto, ecco, con la Roma dove comunque no, è rimasto assolutamente aggrappato alla partita, quindi il Pisa l'ho visto bene, nonostante appunto per me sono una squadra che sarà difficile per loro salvarsi, però l'ho visto molto bene. Così come devo dire il Cagliari, mi aspettavo molto peggio per il Cagliari, mi aspettavo molto peggio, no, queste, poi sulle altre, ok. Il Genoa, sì, un punto, però il Genoa lo vedo comunque squadra, l'abbiamo visto con la Juventus, il Genoa secondo me si salva. Occhio Parma, Lecce, Verona. No, ecco, il Torino è un'altra di quelle squadre che onestamente dico, non lo so. Voglio vedere Zapata, io sono curioso di vedere Zapata, ragazzi. Spero che ritorni Zapatone che conosciamo. Se ritorna anche al 60% di quello che è Zapata, secondo me il Toro non dovrebbe avere problemi. Il Toro che diamine, ogni anno diciamo sta sempre lì nel mezzo e anche quest'anno mi aspetto che sia così, no? Non che lotti per la salvezza, onestamente. Spostiamoci un pochino, ci spostiamo un pochino, andiamo sulle squadre, le uniche due squadre che hanno pareggiato ambo le partite. Devo essere sincero, ho visto più l'Atalanta, la Fiorentina, non sono riuscito a seguirla, no, in maniera integrale, non ho visto le due partite, sono andato a rivedere qualcosa ma non ho visto le due partite. Quindi non ho un giudizio così definito sulla squadra di Pioli. Aspetta, la prima partita l'abbiamo vista però, se non sbaglio, contro il Cagliari. No, in realtà no, me la sono un po' persa la Fiorentina, quindi non vorrei assolutamente giudicarla. Ho visto due episodi di Ken sbagliare due robe che non vorrei che avesse ingranato male, cioè non vorrei che entrasse nel mood. L'anno scorso è entrato nel mood, caspiterina, boom, 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 non vorrei che fosse entrato di nuovo in quel mood negativo, perché Ken è importante, i gol di Ken per la Fiorentina sono assolutamente importanti, spe- ehm, ma mica solo per la Fiorentina che è importante, lo vedremo anche in queste due partite dell'Italia. Assolutamente, ragazzi, sto pensando solo a voce alta, che sia chiaro, mi aspetto un Ken tosto, tosto, tosto. L'Atalanta Maluccio col Pisa primo tempo male, poi ci hanno provato nel secondo, anche col Parma, insomma, dall'Atalanta onestamente mi aspetto qualcosa in più, devo essere sincero perché è vero che ha perso Retegui, ma c'è un giocatore come Scamacca che secondo me se sta bene fisicamente è anche più forte di Retegui, mi sento di dire questo, almeno gusto personale. E poi Lookman alla fine è rimasto, Ederson ancora non l'abbiamo visto, ma l'Atalanta con il roster che ha a disposizione, l'Atalanta deve far meglio, può fare meglio di quello che ho visto nelle prime due partite, ripeto, sono le prime due giornate, la premessa rimane sempre a carattere cubitali, piano con le sentenze, con i giudizi, è un pensare a voce alta, che sia chiaro, lo ribadiamo per l'ennesima volta. Però c'è già stata una flessione, no? Una flessione, parlo anche a livello mentale, una squadra che, boh, è come se
prima lo sappiamo, a 1000, adesso è come se fosse frenata in qualche modo. Vediamo, vediamo, vediamo. Sarà una stagione difficile, una stagione complicata secondo me per la squadra di Juric. E adesso iniziamo a salire. No, sto andando veloce, entriamo nei 20 minuti, ce la facciamo, signori miei, ce la dobbiamo fare in qualche modo. Assolutamente. E qui un po' le cose si fanno serie. Allora, ragazzi, lo stesso Bologna è una squadra che arriva. Il Bologna di italiano, io ho una stima immensa per l'allenatore italiano, italiano Vincenzo, e alla fine, come vedete, già contro il Como che era partito in maniera clamorosa contro la Lazio, ma poi alla fine Bologna ha perso con la Roma, ma ha subito corretto il tiro. Bologna farà la sua stagione come sempre, poi alla fine il mercato è vero che hanno perso Ndoye, hanno perso Beuk, ma però sono andati a prendere dei giocatori, lo stesso Rowe che voglio vedere, purtroppo si è fatto male Immobile, però è fuori classe secondo me l'allenatore e il Bologna ragazzi, Bologna è bello, Bologna è bella, è tanta roba Bologna, mi piace ragazzi, è una squadra che voglio seguire tantissimo anche quest'anno, assolutamente. E poi l'altra squadra di cui ci aspettiamo tanto è il Como, lo sappiamo, l'abbiamo visto. Prima partita clamorosa con la Lazio, già col Bologna le cose sono andate diverse. Il Como, dopo la prima partita, si è già parlato, no, di squadre che se le cose vanno bene, forse va in Champions League. No, per me ragazzi non scherziamo. No, no che non scherziamo, attenzione, il bello del calcio è che tutto può essere, ma non la vedo una squadra da Champions League ancora il Como, una squadra che ha cambiato tanto, tanti giovani, tanti giocatori che cresceranno, che ci faranno divertire, tante belle cose, ma il Como deve provare a bussare la porta verso l'Europa in generale, e già questo sarebbe un enorme passo avanti. Poi pian pianino vediamo, ma ancora secondo me piano pianino, ecco, mi sentirei di dire questo. Il Milan-Inter, ne parliamo prima, andiamo un attimo sulla Lazio e l'Udinese e poi arriviamo su Milan-Inter. Allora, la Lazio, ecco, non poteva essere una Lazio così brutta come quella alla prima giornata, non poteva essere solo quella roba, nella maniera più assoluta. Certo, il Verona mi è sembrato un po' il Torino dell'Inter, ecco, per dirla tutta. Però la Lazio, ragazzi, alla fine mercato bloccato, ma alla fine resta la squadra che abbiamo visto lo scorso anno, anche criticata la squadra di Baroni, ma la Lazio alla fine se la lotta per l'Europa, non scherziamo. Castigliano ci ha fatto vedere quella giocata di Rabona, ma quante volte vi ho detto Castigliano secondo me è sottovalutatissimo, perché sa fare tante cose e le sa fare bene quelle cose che fa, quindi è un giocatore illuminante, a me piace da morire il Tati, assolutamente ha fatto vedere delle cose bellissime, e la Lazio, ribadisco, io addirittura la Lazio l'ho piazzata sesta e questo me lo ricordo bene, quindi io alla Lazio credo che possa arrivare, che possa fare la sua stagione, assolutamente. L'Udinese è la classica squadra che può dar fastidio a tutti e ne ho avuto modo ho avuto modo di appurarlo, no, a mie spese. È la classica squadra che può dar fastidio a tutti, è una squadra tosta che ogni anno, no, ha perso Lucca, ha perso quello, ha perso quell'altro, ha perso Toveno, ma poi arrivano, perché lo stesso Davis, il giocatore, è un armadio lì davanti, questo Atta in mezzo al campo è veramente tosto, dietro Solé, Christensen, abbiamo visto di cosa sono capaci. È la classica mina vagante, che magari farà fatica con squadre più, no, più rapide, no? Più dinamiche, se vogliamo. Però l'Udinese fa la sua stagione. Forse l'avevamo piazzata troppo basso, forse, mi sembra di sì. Per me, però è un po' come l'anno scorso, secondo me, la squadra dei Riunici. No? Se non sbaglio, l'anno scorso è partita proprio a bomba e poi si è fatta risucchiare.
non vorrei dire, ma anche per la struttura dei giocatori forse succederà più o meno la stessa cosa. Forse, ripeto ancora una volta, è un pensare a voce alta. Milan-Inter, Milan-Inter, 3 punti, vittoria, sconfitta, sconfitta, vittoria. Ehm, Ragazzi, sono due squadre che vedremo più in alto, me lo auguro, almeno per l'Inter, vedremo più in alto in classifica. Però per entrambe abbiamo visto delle difficoltà e la differenza è che il Milan negli ultimi giorni si è adoperata per farla qualcosa. Ecco, si è adoperata per andare a prendere il Rabiot, il centrocampista che voleva l'allenatore. Non è riuscita però a prendere il difensore che secondo me sarebbe stato importante per il Milan. L'attaccante arriverà Nkunku, ma anche qui ci sono dei dubbi più che altro sul ruolo in sé. Però è una squadra che secondo me quando troverà avversari che l'aggrediscono e ripartirà, no, in contropiede, il solito giochino diciamo di Allegri. Ecco, se c'è adesso un allenatore che quella robina sa farla bene e la squadra è anche strutturata, si pone bene per rispondere sul campo, no, a questa idea tattica, perché tutti i giocatori rapidi, di strappo, di gamba, veloci, e quindi il Milan di Allegri i suoi punti li farà. Io addirittura il Milan l'ho piazzato secondo e mi aspetto che faccia una buona stagione il Milan. Cioè il Milan comunque ha le armi per fare una buona stagione. Ecco, non so onestamente se arriverà a secondo o meno, non lo posso sapere di certo, però io tenderei a confermare quanto detto, ecco, se volete. Anche se poi in questo momento c'è una squadra che mi fa saltare il banco. C'è una squadra che mi fa saltare il banco e poi ne parliamo e poi ne discutiamo. Per quanto riguarda l'Inter, confermo quanto detto un po' ieri in live, ragazzi miei. Ecco, l'Inter secondo me è quella squadra più di tutte che è un punto interrogativo. Anzi, prendo in prestito le parole di Kivu, quindi non è che debba dirle io alcune cose, le dice il proprio allenatore. L'Inter è un cantiere aperto. La cosa assurda è questa, l'Inter di Kivu è un cantiere aperto e stiamo parlando di una squadra che tra l'altro invece è quella che ha cambiato meno, almeno nell'11 iniziale. Teoricamente l'11 iniziale dell'Inter è lo stesso dell'anno scorso, cambierà a Kanji per Pavard appunto, che credo, scusate, appunto, il gioco di Pavard faccia addirittura il braccetto, anche se poi può fare anche il centrale. Ma siamo lì. Siamo lì. Il problema è che Kivu vuole proporre altro, vuole fare altro, deve trovare le motivazioni. Questa è una squadra comunque svuotata dalla scorsa stagione e ce ne accorgeremo non adesso, ma ancora di più avanti. È una squadra che pian piano dovrà inserire i nuovi. Vediamo quanto impatteranno i nuovi, perché sappiamo benissimo che ad oggi sui nuovi va lavorato, non è che sono giocatori già arrivati e che aggiungono immediatamente. Lo stesso Susic che abbiamo visto favoloso, prima giornata, fenomeno, clamoroso, ok, ma poi va visto quando le pietre sono dure, come si dice da me. Quindi l'Inter davvero può finire, addirittura può lottare e vincere lo scudetto, mi sento di dire questo, come può non arrivare nelle prime quattro. Io vi dico sta roba sull'Inter. L'Inter può vincere lo scudetto come può non arrivare nelle prime quattro. Io ho un non lo so, sono destabilizzato da tutto quello che è successo, perché poi vedete veramente come ti sono arrivate in faccia tutte le problematiche che noi già conoscevamo prima, cioè che non è che c'era bisogno della sconfitta per capire che all'Inter mancava il giocatore che salta l'uomo, che mancava il centrocampista che è tosto in mezzo al campo, che mancava il difensore veloce, che mancava quello, cioè che l'allenatore comunque è inesperto e no, non è che basta buttare 4 attaccanti e vincere le partite, quindi capite? Attenzione, che sia chiaro, per me Kivun è veramente l'ultimo colpevole, però poi sulla bilancia è soprattutto il primo magari a pagarne le spese è proprio lui, quindi vediamo. L'Inter per me è il più grande punto, sarà il più grande punto interrogativo di questa stagione e proprio per questo, e adesso andiamo alle squadre
Oh, e dove sono ste squadre? Dove le ho messe? Le ho messe qua. Ci sono? Si vedono? Sì. Andiamo alle squadre che hanno vinto entrambe le partite e sono a punteggio pieno. Eccole qua. E proprio per questo dicevo, e mi collego proprio per questo, Juventus-Inter per me, non dico che sarà decisivo, ma ci darà delle risposte importanti. Ci darà delle risposte importanti sulla stagione della Juventus e sulla stagione dell'Inter. Perché se la Juventus vince, ragazzi, la Juventus se ne va già va, punteggio pieno, ti porta a 6 punti, anche mentalmente inizia a essere uno scoglio importante. Certo, non definitivo, c'è una stagione davanti, però già ti dà delle risposte sia sulla Juve che sull'Inter. Anche risultato contrario. Qualora l'Inter vinca, dai un ulteriore, cioè dai una scossa importante, fai capire che l'Inter invece può assolutamente, no, dire la sua quest'anno, no? E che poi la squadra c'è. Ecco, perché per me la squadra c'è. Poi bisogna vedere questa squadra come sta. La squadra c'è, ma vediamo come sta. E questo è un grande punto interrogativo. Come sta mentalmente? Quanto è legata a queste nuove idee tattiche? Cioè, ci sono tante risposte da colmare. Non so se mi spiego. Niente, siamo già a 21 minuti. Pensavo di fare un video breve. Niente. E questo è il discorso. Per me Juventus-Inter, ragazzi, è una partita importante. Ma veramente importante. E nonostante sia la terza giornata, e vi dico una roba, non siamo riusciti a battere la Juventus senza Bremer. Il calcio è bello perché può succedere tutto, ma veramente bello perché può succedere di tutto. Ma se non ci siamo riusciti senza Bremer, io non lo so. Io non lo so se riusciremo a battere sta Juventus, che abbiamo visto con Bremer, ragazzi, lì dietro è un'altra storia. Sì, è vero, hanno sofferto lo stesso col Genoa nei minuti finali, questo qua. Ma la portano a casa, in un modo o nell'altro, la portano a casa. E poi abbiamo visto che alla fine la Juventus comunque è andata a colmare alcuni buchi, no? E si è rinforzata la Juventus. Ragazzi, con Openda, con Zegrova, si è rinforzata la Juventus. Si è rinforzata, ragazzi. Con Bremer dietro. Per me, attenzione perché la Juventus, ecco, vi dicevo prima, la squadra che poi fa saltare il banco. Per me è la Juventus. Io nella mia prediction la Juventus l'ho messa quinta. Ora non mi sognerei di metterla quinta. Ecco, se devo dire la verità. E quindi vediamo chi resterà fuori tra Inter, Napoli, Juventus, Milan e Roma. Perché io ho detto la Roma per me nelle prime quattro ci entra e adesso mi dà appunto il modo di collegarmi alla Roma, perché la Roma comunque è partita forte. Cioè la Roma io mi aspettavo che non ingranasse così. È vero che poi non è che ha vinto due partite sfavillando, dominando in lungo e largo. No, sono state partite complicate, soprattutto la seconda, perché poi col Bologna invece ha fatto veramente molto molto bene e a Roma in quello stadio, e anche questo è una discriminante importante. Inter e Milan hanno uno stadio che praticamente non è più una bolgia, è un teatro, e qualcosina vuol dire. Quindi a Roma, secondo me, la squadra di Gaspar farà parecchi, parecchi, ma parecchi, parecchi punti. Abbiamo visto che ha faticato un po' di più, molto, col Pisa, però non è ancora la Roma di Gasperini, non è ancora la Roma di Gasperini, sappiamo che ci vuole del tempo, eppure sono partiti con 6 punti. Quindi occhio, ma veramente occhio alla Roma, che per me è una squadra che insiderà parecchio, ragazzi, insiderà parecchio. Quindi qualcheduno si farà male per forza di cose. E come ho detto, la Juventus è una squadra che vedo meglio, che vedo molto molto bene. E della Cremonese, ragazzi, abbiamo parlato a inizio video, è ovvio, è partita forte, non la credo, non la ritroveremo in queste posizioni più avanti, però sulla Cremonese mi prendo un merito perché in tanti, io non parlo di YouTubers, parlo sempre quando dico in tanti, che sia chiaro, voglio spiegarla questa cosa, parlo sempre perché io non è che seguo tanto, levato qualche amico, Falconero, qualcosa, io faccio fatica a seguire altri YouTuber, l'amico Gabbo, tanti, certo, Colpo Gobbo, ho tanti amici, Zoccolino, Chino, cioè, non mi fate enumerare tutti,
però io se non faccio fatica, seguo spesso Sky, allora quando parlo quando dico tanti, mi rivolgo sempre ripeto, ai vari giornalisti del caso, ecco, diciamo così, e la Cremo la mettevano quasi tutti retrocessa. Per me no, per me no, per me no. E lo confermo, a maggior ragione adesso, dopo 2 giornate a punteggio pieno. Hanno battuto il Sassuolo, eh. Lasciate stare la prima dove, tra l'altro, sono riusciti a fare l'impresa con il Milan a San Siro, clamoroso, ma quella è una roba che ti esce una volta nella vita, ma soprattutto, ripeto, quando tu batti una tua rivale, vale ancora di più, ragazzi miei, vale ancora di più, fidatevi. E, e il Napoli di cui non ho proprio parlato, il Napoli per me è la squadra che vince lo scudetto. Ragazzi, io su sta roba, io ribadisco, posso avere tantissimi dubbi su chi lotta per entrare nelle prime quattro, su chi lotta per la retrocessione, dubbi su tutto, però faccio fatica oggi a vedere una squadra che mi dà le garanzie del Napoli. La faccio veramente fatica. Tra le prime due non ha subito praticamente niente. Non ha subito praticamente niente. Sappiamo quanto conti la solidità. È vero, non ha ancora avuto dei big match. Tutto vero. Sappiamo quanto conti la solidità difensiva. E soprattutto il messaggio che lancia nella seconda giornata, battendo il Cagliari, squadra che si è difesa benissimo, ha fatto una partita clamorosa, tutto bello, tutto bravi, fantastici. Il segnale che lancia lì è veramente di una squadra ancora che ha fame, che non... perché quello, ragazzi, poi ti fa la differenza l'anno seguente. Quando tu ti senti arrivato, tutti Maradona, tutti gente clamorosa, iniziano a mandare a quel paese là l'allenatore perché loro si credono di essere più... Con Conte sta roba non succede. Con Conte sta roba non succede. E quindi squadra che continua, no, a rincorrere, che vuole portarsi a casa. E quello che ho detto nel post partita di Napoli-Cagliari lo confermo paro paro. Non è un caso che negli ultimi minuti il Napoli abbia proprio, no, con forza voluto quella vittoria. Non è un caso che arrivino nell'occasione più pericolose proprio allo scadere, proprio perché no, la partita la vogliamo vincere. Non si accontentano del pareggio. E ripeto, questa roba a Conte non è che è capitata soltanto contro il Cagliari, è capitata spesso. E quindi quando una cosa capita spesso non può essere mera fortuna, ragazzi. È un discorso che abbiamo fatto mille volte. Quindi confermo quanto detto, per me Napoli con un mercato del genere, dopo la scorsa stagione, confermando Conte, sì è vero che ci sarà la Coppa di mezzo, ma per me il Napoli è una squadra che vedo avanti alle altre. Ecco, vedo avanti alle altre. Occhio, come vi ho detto, occhio all'Inter che può fare benissimo come malissimo e occhio alla Juventus. Ecco, oggi se devo dire però chi se lo lotta questo scudetto? Io vi dico Inter e Juventus, oltre al Napoli che appunto, come vi dico, chi può essere l'antagonista, come si diceva una volta, no? Chi è l'antagonista? Io oggi vi direi Inter e Juve. Il Milan lo vedo comunque un po' staccato. Oggi, che sia chiaro. Fatemi sapere. Ragazzi, cosa ne pensate voi? Scusate, sono andato a lungo, alla fine ci vuole una mezz'oretta, ma se sei arrivato fin qui, se sei arrivato a 29 minuti di video a sentire sto pirla, la cosa da fare, se non l'hai ancora fatto, è iscriviti, perché a sto punto, se proprio ti vuoi far male, fatti male per davvero. Ragazzi, noi ci aggiorniamo, non lo so, credo presto, ci possiamo sentire tra un'ora e come tra 2 o 3 giorni. Vedremo. Un grande abbraccio da Neschio.